Ragazzi, finalmente ci siamo! Abbiamo il primo video dedicato a Dream Grip, che ringrazio innanzitutto per avermi dato l'opportunità di provare a fondo questo accessorio per i videoblogging, ma non solo. Potete utilizzarlo per tutte le cose. Una cosa che ci tengo a dire prima di iniziare: ovviamente avrete un codice sconto per andare ad acquistare su Amazon.it. È un accessorio che potrebbe sembrare costoso all'inizio, che potrebbe sembrare uguale agli altri all'inizio, ma non lo è così, perché è molto versatile, e vedremo nel corso dei video come possiamo comporlo. Innanzitutto vi prego, iscrivetevi al canale e azionate la campanella se volete avere ovviamente notifiche dei nuovi video che verranno postati anche su questo Dream Grip, e io vi ringrazio fin da adesso. Bando alle ciance, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola e poi andremo a vedere i componenti e gli accessori. Ragazzi, siamo giunti a spaccottare il nostro pacco. Io l'ho già spaccottato, già distrutto ovviamente, perché, come dire, l'ho provato e riprovato, quindi lo cercherò di non distruggere la confezione, che mi spiace tanto perché è molto bella. Come potete vedere dalle immagini che ovviamente sono raffigurate sulla scatola, ci sono tante combinazioni e tante cose da poter variare, ok, all'interno di questo Dream Grip. La scatola è molto bella, sentite i rumori, vabbè, non ci fate caso, e viene anche, vedete qua, raffigurato come si può montare, ovviamente come viene montato e come potete utilizzarlo, poi lo vedremo. Ora andiamo a cambiare punto di vista. E all'interno della scatola, la metterò così ovviamente, all'interno della scatola, guardate, apriamo e abbiamo già tutto questo ben di Dio, ok? Tutto questo ben di Dio qua dentro, ok? E innanzitutto troviamo il libretto di istruzioni che, vabbè, ci invita e ci fa vedere come si può montare, ma visto che Gennaro ama tanto le sperimentazioni, noi ovviamente faremo un po' di testa nostra. Spero che la Dream Grip apprezzi questa mia usabilità di questo accessorio, che è molto bello secondo me perché ha tante cose da offrire. Andiamo a analizzare innanzitutto l'interno di questa scatola. Cosa troviamo? La giro così, ma per praticità, però vi faccio vedere ovviamente tutti i componenti. Come prima cosa troviamo due faretti, due bellissimi faretti con le alette ovviamente che possono dirigere la luce, che sono anche allungabili, poi li vedremo bene come utilizzare. Adesso ve li faccio vedere, vedete che si allungano, io li spingo, track. Vedete che si allungano, ok, si allungano e sono distanti praticamente dalla parete, diciamo, del faretto. Hanno dietro la possibilità di accendere ovviamente l'accensione con la gradazione e i LED di ricarica, che poi quando li mettete sotto carica ovviamente si illuminano, e quando raggiungono la massima, diciamo, luminosità, no, ma non luminosità, il massimo dei pallini, ovviamente sono caricati. Si accendono così dietro e sono molto luminosi, come potete vedere, hanno una luce veramente intensa, intensissima, vedete, una cosa veramente pazzesca. Sotto abbiamo ovviamente la vite da 1/4 di pollice, e non solo, abbiamo anche la slittina da poter inserirlo dentro un qualsiasi cavalletto che abbia questo aggancio della slitta, ok? Quindi una cosa molto molto fatta bene. Ne abbiamo due ovviamente di questi faretti, uno l'abbiamo visto, ma non c'è bisogno di vedere l'altro. Lo chiudiamo e lo mettiamo qui. Ecco, io ho diviso diciamo questa parte di video in due parti diversi. Gli accessori, che sono quelli che poi potete omettere ovviamente anche e non installare, e invece i componenti che dovete per forza installare per poter alloggiare il vostro smartphone. Questo è un altro faretto che ha le stesse caratteristiche, le stesse cose, si apre alla letta e poi al tastino dietro, che vedete che
ok, vi in flash, anche questo è carico, quindi anche questo è una bella resa, ragazzi, sono andato al buio, è una bellissima resa, poi spero di utilizzarli presto per un'intervista. Poi cosa abbiamo ancora dentro? Andiamo a vedere ancora cosa c'è dentro la scatola. Continuiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Ovviamente abbiamo i 2 cavetti di ricarica per i nostri faretti. Uno è questo, lo mettiamo qua, e l'altro lo andiamo a trovare, a cercare. Eccolo qua, l'altro cavetto di ricarica che abbiamo ovviamente a disposizione. Sono USB-C tra l'altro, quindi possiamo utilizzare qualsiasi cavetto che abbiamo in dotazione per i nostri smartphone o tablet che sia, quindi molto bello. Cosa abbiamo poi come diciamo come accessori, parlo io come accessori, una cosa meravigliosa che adesso vado a tirare fuori. Abbiamo 2 lenti che adesso poi vi farò vedere, che abbiamo il distanziatore, ovviamente 2 lenti che sono polarizzatore e filtro ND. Sono queste 2 belle lenti qua, quindi possiamo già da subito migliorare i nostri video o le nostre foto. Quindi lo andiamo a rimettere qua dentro e adesso vi farò vedere il distanziatore, perché è un po' difficile da tirare fuori, ma faremo una ragione. Adesso lo vado a prendere, scusate. Eccolo qua, il distanziatore è questo, che si applica ovviamente sopra all'alloggiamento principale dello smartphone e ha ovviamente il nostro diciamo la nostra ghiera, ok, la nostra filettatura dove vanno abitate le lenti. Una cosa interessantissimissima: montiamo lenti da 52 mm, 37 e 17 se non sbaglio, ragazzi, spero, poi ve lo metto in sovrappressione se avessi fatto un errore, ho detto 100 volte, però penso di sì, perché ho altre lenti di questo genere. E non solo, possiamo montare anche gli adattatori DOF di altre marche, quindi ne vedremo delle belle nel corso dei video. Andiamo avanti col nostro spaccamento della nostra scatola. Cosa c'è ancora di accessori che possiamo omettere? Cioè omettere nel senso buono, che se non li vogliamo utilizzare. Abbiamo il microfono fatto tipo video micro, l'ho provato, molto bello, molto bene, va molto bene. Ovviamente abbiamo l'attacco jack, mini jack, che possiamo utilizzare ovviamente con tutti i nostri telefoni, con le fotocamere, quindi non necessita di essere usato estremamente qui, però è in dotazione, è una cosa bella. Abbiamo il proprio alloggiamento con anche, come vediamo, i elasticini che permettono di non avere l'antiscossa quando lo monteremo sul nostro grip, quindi molto bene. Dream Grip, grazie. E anche qui abbiamo ovviamente la possibilità di inserirlo in una slitta, e abbiamo anche sotto, mi sembra, sì, e ragazzi, quando la professionalità è inutile. E abbiamo anche l'attacco da 1/4 di pollice per essere ovviamente montato su qualsiasi cavalletto. Capite già la possibilità di variare tutte queste cose? Proprio io sono rimasto veramente scioccato positivamente da tutte queste variazioni. Quindi mettiamo da questa parte tutti i nostri accessori, che non è che non sono importanti, ma sono accessori che potete anche non usare, perché se non volete usare il microfono, questo qua, potete mettere un altro, ovviamente. Abbiamo ovviamente il cavetto per il microfono, ok, in dotazione, e poi andiamo avanti. Abbiamo anche l'antipop, ovviamente, da mettere sul microfonino, che dopo lo installeremo. Cosa c'è ancora da mangiare qua dentro? Vediamo un pochettino, non c'è più niente da mangiare. Abbiamo la bella fibbia da poter mettere, ovviamente agganciare, poi come vedremo, e ovviamente in spalla, per non perdere ovviamente il nostro grip per strada e per una comodità. E questo è anche un accessorio, potete anche non metterlo. Gli accessori, ragazzi, non finiscono qui, perché c'è un accessorio
c'è un grip utile e un altro che potete ovviamente omettere. Adesso non so quale dei due perché sono quasi uguali, ok, però diciamo che sono tutti e due abbastanza simili. Questo è il grip praticamente principale, dove verrà agganciato il nostro smartphone qua dentro, come tutti, ovviamente come tutti quanti, con la vitina sopra per stringerlo, perché che non oscilli quando lo mettiamo sul grip. Mentre quest'altro è, diciamo, un bonus, c'è dato un bonus. Questo potete usarlo qua per metterlo probabilmente sopra, vedete che c'è la slittina da mettere sopra i binarietti che vedremo, per poter utilizzare, udite, c'è un messaggio, udite, potete praticamente utilizzare un monitor, ovviamente non un monitor 48 pollici, ma un altro smartphone, per poterlo usare come monitor per il Filmi Pro, per dire, per un'applicazione che ha un monitor, quando vi riprendete voi, no? Un remote control, è una cosa molto molto utile. Potete anche, io non ho ancora provato, potete anche mettere un iPad, se volete, sopra, con un grip, ovviamente un alloggiamento un po' più grande. Ok, lo mettiamo da questa parte. Quindi gli accessori che sono sì necessari ma potete omettere finiscono qui. Bene ragazzi, avendo visto prima gli accessori, andiamo adesso a vedere veramente la roba utile che ci serve per montare il nostro grippone, chiamiamolo così, il nostro grippone. Spero che quelli di Dream Grip accettino un po' il mio umorismo, un po' così. Allora abbiamo innanzitutto l'alloggiamento principale per lo smartphone, ok? Che è questo alloggiamento che praticamente permette di alloggiare lo smartphone e regolare la lente sia in verticale che in orizzontale. Qua montiamo, come ho già detto, 52 mm, 37 e 17, e spero dei numeri che siano buoni, che praticamente potete anche giocarveli se volete, perché spero di averli dati buoni. Molto fatto bene. Ecco una cosa da guardare dietro, qua dietro c'è un fermo, che questo serve a fermare proprio il cellulare per non farlo andare avanti e indietro. Quando avete messo il cellulare, che lo vedremo, tac, lo blocchiamo con questa linguetta. Qua dietro c'è anche un bel vellutino morbido per non ovviamente graffiare il vostro cellulare. Anche qua abbiamo una serie di no, non abbiamo una serie, però abbiamo le viti ovviamente da mettere su e giù, abbiamo le vitine che poi vedremo. Vediamole subito, tanto le vitine, anche se le vediamo da distante, queste sono le viti, vedete che sembrano dei pneumatici uno sopra l'altro, sono le viti che praticamente andremo a svitare da qua per alloggiare ovviamente i nostri accessori. Poi cosa abbiamo ancora di accessori? Beh, a parte altre viti, abbiamo altre viti, abbiamo qua dentro altre viti, ma ovviamente non le vedremo. Questa slittina qui, molto piccola, se la vedete, spero di sì, molto piccolina, ci permette di utilizzare questo grip, almeno io ragazzi, mi invento queste cose, no, una cosa è vera, questa per alloggiare, per praticamente far sì che andiamo avanti e indietro nelle slittine che vedremo dopo, drops, per alloggiare ovviamente un cavalletto, per ficcarci un cavalletto, oppure potrete usarlo anche come slide manuale, visto che le slitte sono corte, però visto che scorre molto bene, quindi la mettiamo qua e la lasciamo da questa parte. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo visto prima il grip principale, questo che serve per tenere insieme a quell'altro il nostro smartphone, che non vada, ovviamente non uscirli così e non esca, cioè non balli, che non faccia il ballerino, ecco, che non faccia il ballerino. Abbiamo questo accessorio che serve ovviamente per una presa, ok, per tenere in mano il nostro grip, quindi potrebbe anche essere questo, anche questo è un accessorio, noi lo mettiamo di qua, Gennaro sbagliato, licenziato. Poi abbiamo le due maniglie, queste qui, che servono ovviamente per tenere il nostro grip, che hanno una funzione anche questa molto ben fatta, perché possono essere messe in tante gradazioni, quante ovviamente sono state preimpostate. Adesso non so quante, però ci sono diciamo degli scatti, quindi li potete mettere come volete. Perché mi chiederete?
perché i faretti ovviamente sono frontali e non si possono girare, quindi per girare i faretti, per dare una gradazione ai faretti un pochino più stretta, abbiamo ovviamente questa possibilità, giriamo le maniglie e i faretti hanno un'altra gradazione. Come sono intelligente, cazzo, come sono intelligente! Poi abbiamo un'altra cosina qua dentro, che questa ovviamente, ragazzi, non ho capito cos'è, comunque non fa niente. Signori della Daring Grip, non me ne vogliate, vi ringrazio ancora una volta. E qua abbiamo i binarietti, eccoli qua, i nostri binari dove andremo a fare un primo montaggio. Però prima di fare un primo montaggio vi voglio fare vedere una cosa. Vedete qua dentro abbiamo delle scanalature, ok? Questi qua sono i binarietti dove scorrono le cose, vengono messi sempre così in basso e l'altro viene messo in alto, perché quando poi montate un microfono ve la prendete con Gennaro, mi date in testa le bacchette, quindi tenete in mente bene questa cosa. Dunque qua dentro non c'è niente e possiamo mettervi la scatola e passiamo a un primo montaggio. Bene ragazzi, arriviamo adesso al primo montaggio semplice, ok? Perché poi vedremo negli altri video la cosa più complessa. Cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto abbiamo bisogno delle nostre due slitte. Come vi ho detto, le due slitte vanno messe con i binari, questi binari qua sopra, e l'altro va messo sotto, ok? Quindi adesso lo andiamo a vedere da vicino ovviamente, tutto spazio, andiamo a vedere da vicino. Ok, quindi abbiamo un binarietto che lo mettiamo sopra e un binarietto che lo mettiamo sotto, ok? Quindi a posto così. Come prima cosa va messa una maniglietta qualsiasi. Prendiamo una di queste manigliette e vi faccio vedere, spero che si possa vedere bene. Adesso la vado prima a alloggiare, poi ve lo faccio vedere. Alloggiamo praticamente così sopra, ok? La nostra slitta. Prendiamo una vite da queste qui che abbiamo visto prima, che sembravano pneumatici, non quelle fatte doppie, ok? Non quelle fatte doppie, ma quelle singole. Vi faccio vedere, vedete, singole, ok? Singoline. E la andiamo ovviamente a avvitare. Ok, lo avvitiamo, perché adesso vi faccio vedere, se io non la avvito fino in fondo, esposto, vedete? Posso dare una gradazione, ok? A questo grip. Posso metterlo anche così. Voi non lo sentite, ma qua c'è uno scatto, quindi io potrei anche mettere così il mio grip, perché quando andrò a montare il faretto in questa slitta, il mio faretto non sarà ovviamente frontale, ok? Verso di voi, verso quello che state riprendendo, se magari avete un'angolazione, ma sarà diretto verso di là. Quindi abbiamo un mare di possibilità. Io adesso la drizzerò, ok, la svitolo a drizzo, poi sentirete quando, se lo acquisterete, vi accorgerete che avete praticamente una scalanatura che vi guida. E anche qui vedete che avete sempre un passo da 1/4 di pollice dove potete metterci qualcosa, una torre di Babele, potete fare quello che volete. A questo punto andiamo a montare anche l'altra, perché è giusto così. Ci mettiamo anche questa sotto, mettiamo l'altra vite. Io spero che vediate bene tutto, ragazzi, spero che vediate benissimo. Beh, sì, io a quanto vedo da qui da lontano vedete bene. Anche qui abbiamo la possibilità di ovviamente di avvitare e mettere sotto qui un'altra cosa. Vedete che abbiamo sempre un altro passo da 1/4 di pollice. Bene, e abbiamo fatto il primo step. Il secondo step quale sarà? Secondo voi, indovinate un po', sarà andare a mettere il grip principale. Questo grip principale dovete guardarlo, ok? Dovete guardare questo attacchino che c'è, dovete guardarlo voi. Quando l'avete guardato, che bello, potete andarlo a posizionare all'interno del grip, semplicemente allargando i due binari e inserendolo così. Io spero che si veda tutto bene. E anche qui andiamo a mettere una vite. Ecco, a questo punto qui potete anche andare a mettere una doppia vite se volete, per metterci un altro grip, qualcosa, ma io andrò a utilizzare sempre una vite singola, quindi andate qui e non fate altro che avvitare il vostro grip. Adesso io non avvito tutto perché vi voglio far vedere subito una prima cosa, che questo qui, vedete, potete ovviamente andarlo a
fare come un trenino, ok, andare di qua di là. Però vedete adesso io già ho fatto un errore perché poi io lo devo rismontare e volevo farvi vedere questa cosa subito, quindi vado a recuperare la linguetta, eccola qua, la famosissima linguettina, vedete questa qui. Quindi cosa faccio adesso? Levo un attimo questo, ok, lo vado a smontare, ok, lo vado a rismontare ma senza paura, tanto è roba solida ragazzi, è roba solida, e lo vado a inserire, vedete, dentro alla fessurina in un modo che ovviamente c'ha il suo verso, non è il verso di un animale, vedete? L'ho messo qua dentro, quindi questo adesso possiamo utilizzarlo come slide manuale volendo, ma io me lo sono inventato questo, oppure come cavalletto, no, oppure come cavalletto, dovete utilizzarlo come cavalletto. Quindi adesso vado a rimettere il mio grip guardando sempre questo blocco che c'è verso di voi, perché sennò poi vi incasinate e ve la prendete con Gennarino o Maharaja. Quindi andiamo a evitare, io lo metterò un po' più in là, ok, e possiamo andare anche, ragazzi, è uscito dalla sua sede, ma come si è permesso? Come si è permesso? Comunque io sapete che faccio tutto così diretto, non riesco più a metterlo, perché sono un po' nescio, ma perché c'è un verso, il verso è forse dell'aquila, non so. Quindi, vabbè, bloccato ovviamente questo, il sladierino non c'è più, comunque sono errori che si fanno, anche i grandi sbagliano. A questo punto, cosa devo fare? Vado a metterci l'altra maniglietta, però c'è un però, io non ho messo ovviamente il microfono, perché non è detto che io voglia metterlo, ok, il microfono non è detto che io voglia metterlo, quindi adesso vi faccio vedere, ovviamente anche questa ha le sue gradazioni, si avvita come quell'altra, ok, sempre la vita singola, se volete, ok, vite singola se volete. Se non volete se volete metterci un altro accessorio, potete mettere ovviamente la vite doppia, ok, che abbia sia la filettatura sopra sia diciamo la vite sopra che sia la vite sotto. Quindi facciamo così, andiamoci a mettere anche questo nel boggio, l'abbiamo messo, ok, abbiamo fatto questo, abbiamo messo questo, abbiamo messo questo. Adesso questo grip qua è il grip principale dove va alloggiato il nostro smartphone, però senza quest'altro il nostro smartphone quindi bisogna andare per forza ad avvitare un'altra vite, che adesso sono sparite tutte le vite, consumate tutte le vite, eccole qua, ci sono qua dentro altre vitine, vetirelle. E questo è molto semplice, ovviamente il suo alloggiamento, non fate altro che fare così, e ovviamente dovete metterlo verso di qua perché è giusto così. Se lo mettete verso di là, lo smartphone è messo di qua, questo di qua è un casino, ed è un casino. Quindi cosa fate? Così anche questo, e la vite sotto. Spero che vediate tutto perfettamente perché io sono un gego e quindi faccio le cose da gego. Ecco fatto, vedete, avete messo la vite, anche questo ovviamente si sposta a seconda della lunghezza del vostro smartphone, che poi vi farò vedere che è molto semplice, diciamo l'innesto e l'alloggiamento dello smartphone. Quindi abbiamo messo, vedete, già guardate, voi non potete guardare, adesso blocchiamo tutto perché mi dite allora si muove tutto, non si muove niente qua ragazzi, non si muove niente, qui è tutto solido. Stai zitto, tutto, no, allora, è molto solido, a parte gli scherzi, è molto solido e quindi potete andarci in giro benissimo. Poi tra l'altro adesso che hanno messo in Film Pro la stabilizzazione, era questo che si muoveva, la stabilizzazione cinematografica, figuriamoci cosa possiamo fare con questo grip. Bene ragazzi, arrivati a questo punto non ci resta che andare a alloggiare il nostro smartphone prima di mettere tutti gli altri apparecchi, perché dobbiamo mettere ovviamente i faretti, il microfono eccetera eccetera. Però prima di fare ciò mettiamo lo smartphone, non perché è scomodo, perché ovviamente poi appoggiando il nostro grip sul tavolo così toccherebbero, ok, i nostri faretti. Quindi switchiamo la nostra bella ripresa e cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo allargare questo grip a seconda del nostro spessore, del nostro smartphone, del spessore, dell'altezza. Io ho un Samsung S10, quindi cosa farò? Vedete che l'ho messo qui, l'altezza è giusta,
lo faccio semplicemente scorrere. Ecco, la letta, ovviamente questa letta qui deve essere rivolta verso, ok, verso diciamo la sinistra del grip, e faccio scorrere semplicemente il mio smartphone all'interno, aprendolo ovviamente giustamente tutto, facendolo scorrere, ok? Lo faccio scorrere. A questo punto io cosa faccio? Vado anche qui, posso ovviamente con questo variare la posizione, fare quello che voglio, oppure metterci lo smartphone dentro e come prima cosa chiuderlo, praticamente bloccarlo con questo grip, ok? Col primo grip, ok? Il primo grip, mentre il secondo lo lasciamo libero perché dobbiamo andare a fare la calibrazione delle nostre lenti. Come si fa a calibrare le nostre lenti? È molto semplice. Innanzitutto dovete ovviamente sapere dove sono le lenti. Questo, ragazzi, è una cosa, un dato di fatto. Quindi cosa fate? Prima di tutto calibrate sia l'altezza che diciamo la distanza, ok, delle lenti dal bordo dello smartphone. Dovete sapere qual è e dovete ovviamente fare attenzione che ci sia proprio tutto dentro, ok? Quindi io cosa faccio? Adesso vado a fare una prima calibrazione alzando, abbassando questa a seconda delle mie lenti, ok? Molto semplice, e andando a spostare questo, quindi andiamo a calibrare così il nostro smartphone. Una volta centrato la nostra lente, andiamo a verificare ovviamente con la videocamera se si vede bene il boggio del nostro obiettivo. Allora, dopo un po' di movimenti, sapete che il Samsung, la lente, l'S10, adesso non so gli altri, ha la lente più bassa, quindi più bassa. Io l'ho calibrato e come potete vedere dalle immagini, ok, il foro dell'obiettivo si vede perfettamente, quindi il mio grip è stato correttamente calibrato, quindi posso andare a utilizzare. Posso ovviamente andare a bloccare, come dicevo, non è necessario questa mossa, però sapete che poi il Samsung è un po' come dire foresto queste cose, quindi non è un iPhone. Io consiglierei di non bloccare la linguetta, perché il Samsung poi comincia a fare quelli cavoli che vuole, comincia a praticamente a schiacciare qua, schiacciare là e non si può più fare nulla. Quindi il mio telefono, vedete che è bello stabile, ok, perché avendolo calibrato su quest'altro, aspetta che cambio, ok, avendolo calibrato cioè fermato con quest'altro grip, il mio telefono non si muove neanche se io mi dessi un cassotto in testa da solo, ok, perfetto, ok, c'è sempre quello sotto che fa così. Quindi fatto questo, io ho calibrato il mio telefono, quindi lo vado a spegnere adesso. E cosa facciamo? Adesso possiamo andare ad aggiungere, se vogliamo, ovviamente, se il nostro, come dire, ne abbiamo voglia di fare il nostro microfono. Però qui ho fatto un errore io. Che errore ho fatto? Ho fatto un errore che ho messo praticamente il mio telefono troppo vicino al bordo. Quindi che succede? Succede che il jacks del mio microfono non ci sta. Quindi devo spostare tutto quanto, perché sono molto furbo. Quindi per spostare tutto faccio così. Apro, vado avanti, vedete che si porta dietro tutto, ok? Se aprite piano piano, la calibrazione dovrebbe restare abbastanza, vediamo un po', ragazzi, questo grip a me mi piace proprio, perché vedete, io ho portato tutto avanti, ho sbagliato e invece è andato tutto a posto. E andiamo ora a mettere il microfono. Il microfono lo potete mettere anche dopo. Allora io devo cercare prima il mio ok, eccolo qua, l'antiscossa. Potete fare così semplicemente, mollare una vite sopra, ok? Adesso vi faccio vedere l'altra inquadratura. Gennaro non vi lascia mai soli. L'altra, vedete, svito questa, ok? Per non rompere il grip vi consiglio ovviamente di svitare un pochino quella sopra, ok? Fate così e andate a inserire il microfono, se non mi casca dalle mani. Lo mettete nella slittina come avete fatto per quell'altra, quindi niente di più facile. Andate a recuperare, se la trovate, ovviamente voi la trovate o no, la vite,
e andate a richiudere il tutto, ok? Il microfono, questo sostegno per il microfono ha anche una vitina, spero la vediate, una vitina piccolina questa qua, che praticamente svitandola molto delicatamente non fa altro che inclinare, ok, il nostro portamicrofono, chiamiamolo così, il nostro alloggiamento. Quindi se volete prendere magari l'audio sia più in basso, potete bloccarlo così e poi lo andate ad avvitare. Ovviamente dopo aver posizionato il vostro microfono in base a dove volete metterlo, avvitate anche qui la vite che c'è, ok, sotto il nostro microfono, e il nostro alloggiamento del microfono è stato messo. Andiamo a prendere il nostro cigarino, eccolo qua. Il sigarino, attenzione, io vi dico sempre, è una cosa robusta, ok, questa dell'Ingrip è molto robusta, è fatta molto bene, però attenzione sempre agli elastici, perché questi elastici sono non questi dell'Ingrip che sono tutti fatti bene, ma sono fat handy, tutti fat handy gli elastici del moto. Una volta inserito nell'elastico il nostro microfono, ok, andate a mettere il cavetto. Il cavetto è già per smartphone, quindi non avete bisogno di cambiare, dovete solamente spingere, ecco, un pochino a fondo. A questo punto, visto che il Samsung ha ancora il jack, ragazzi, avete voluto la bicicletta, adesso la tutto quanto. E quindi adesso non ci resta che mettere l'anti-pops, l'anti-Mary Poppins, ma perché? Perché fa figo, ed io glielo invilo così, eccoli, abbiamo il nostro microfono alloggiato perfettamente, guardate un po' che bello che è, il nostro grip completo, ok, bellissimo. Non è completo, direte voi, e avete ragione, una volta ogni tanto avete ragione, abbiamo i faretti da mettere. Quindi i faretti come si fa? Come si fa? Ci vorrebbe la maga magella, ma non ce l'abbiamo. I faretti molto semplici, vedete la slittina qua, io non faccio altro che, ecco, svitare la vite sotto il faretto e andare ad alloggiare il faretto come una semplice slitta. Però ovviamente vi prego, non fate come Gennaro che ogni volta il faretto lo giro perché lo punta verso giù. Ragazzi, lo bello della diretta, lo andiamo a alloggiare nella sua slittina, se ovviamente uno ci riesce, se non ci riesce niente. E anche qui abbiamo una bella vite sotto che adesso ve la faccio vedere, dove potete fissare ovviamente il vostro faretto, che lo potete fissare benissimo con questa vite qua. Andiamo a mettere anche l'altro, ok, anche l'altro ovviamente sempre rivolto verso di là, mi raccomando, perché non fate come Gennaro che se li rivolge verso di lui e poi dopo deve girarli. E anche qui avvitiamo la vite che c'è e quindi siamo a posto. Quindi grip pronto, apertura dei faretti, ok, apertura dei farettini, così apriamo i farettini, li accendiamo pure perché siamo ovviamente fanatici di queste cose, vedete, accendiamo anche quell'altro. Ragazzi, siamo pronti per andare guarda che belli, ma che bellezza, ma che bello, ma è una cosa meravigliosa, è proprio meravigliosa. Cavalletto, come sei belletto. Eccolo qua. Allora, io cosa faccio adesso? Vado qua sotto. Ovviamente vedete che anche questo ha la vite, ok? Io non faccio altro che appoggiarcelo, girarcelo, ok? Io devo evitare un po' questa, girarcelo bene. Aspettate che ve lo giro, ok? Lo avvito alla vite di quella slittina che vi ho detto, ok? Poi lo vado a bloccare ulteriormente e l'ho messo però storto. Vabbè, l'ho messo più in là, però ovviamente avete capito come si può ovviare a questo problema. Allora ragazzi, possiamo adesso andare ad alloggiare anche quest'altro grip. Questo grip, io ho fatto un errore ma ovviamente è voluto, sì, chi ci crede, possiamo ovviamente
avere e qui viene incontro ovviamente la versatilità di questo accessorione qua. Allora andiamo un attimo a switchare di qua, vedete questo, ok? Io lo svito e le vitine vanno via, ciao, e rimane un grip come praticamente tutti i grip che possiamo acquistare. Ho cambiato inquadratura perché? Per dimostrarvi queste vitine qua, vedete questa vite qua, io la vado a mettere qua dentro, ok? La vado a mettere qua dentro, ci metto questa, poi, e ora ci vado a mettere quest'altro grip, ok? Poi lo posso ovviamente andare a dosare e avvitare come voglio, ok? Lo avvito, ok? Lo avvito e questo grip sta qui. Sta qui perché? Perché sta qui? Perché ovviamente posso mettere un altro smartphone, la posizione non è giusta perché ovviamente toccherebbe qui, però posso metterci un altro smartphone per far sì che sia come... aspettate, prendiamo l'iPhone 7 che è piccolo, ci sta, posso far così e come dicevo prima, come monitor, ok? Di un altro diciamo di Filmic Pro, quindi vedete la bellezza, mi sono nascosto dietro, la bellezza e la versatilità di questo grip, ma non è finita qui, ragazzi, non è finita qui, perché abbiamo il montaggio delle lenti ovviamente e ovviamente accessori di terze parti che possiamo andare a vedere. Le lenti le lasciamo per un secondo video perché adesso abbiamo fatto praticamente, abbiamo visto la principale, mi sto impippando con questo, la principale funzione, la principale funzione di questo grip. Ecco una cosa, quest'ultimo che abbiamo messo ovviamente ha anche la possibilità di avere la slittina, ok? Questa slittina qua che hanno tutti i diciamo gli accessori che comprate, che è la slittinina, quindi possiamo utilizzare anche quelli. Ho utilizzato questo, ma è una cosa così messa provvisoria per farvi vedere che potete metterlo, non è la collocazione giusta. E dai ragazzi, è molto bello. Bene ragazzi, cosa dire? Io sono contento, ringrazio la Dream Grip per avermi donato ovviamente la possibilità di provare questo mega accessorio per blogger, non solo videomaker, tutto quello che volete, fotografi, tutto quello che volete. Abbiamo ancora tante cose di cui parlare di questo accessorio, abbiamo ovviamente da montare altre cose, lenti, microfoni aggiuntivi, tante cose al quale questo grip si presta, quindi rimanete connessi e soprattutto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche degli altri video o in particolare questo se vi interessa. Ringrazio nuovamente la Dream Grip, avete il codice sconto per acquistarlo su amazon.it. Io vi rimando al prossimo video, un abbraccio da Gennaro.